Buongiorno amici del canale! Ciao! Allora, cercavamo da un po' un mobile su cui far vedere il nostro nuovo prodotto, che nuovo mica più tanto, qualche mese che c'è. Ormai sì. Però è sempre nuovo perché è innovativo. Quindi Terra Magica. E adesso finalmente ho trovato il mobile perfetto, perché queste riproduzioni di mobile console che solitamente si mettevano nell'ingresso negli anni 70, 80, 90 come svuotatasche e il resto hanno sempre tutti la stessa finitura, ovvero questi quadrotti. Ci sono quelli più piccoli, quelli più grandi, però questo quadrettino qua è stato semplicemente incollato con la colla e con dei chiodini. A me non piace tanto perché purtroppo questa finitura va un po' a diciamo etichettare questo tipo di mobile e gli dà un'epoca. È la classica riproduzione di mobile da corridoio anni 70. Quindi oggi su questo mobile vi faremo vedere come svecchiarlo, come utilizzare un prodotto pazzesco come Terra Magica per creare lavaggi, anticature, diciamo una nuova area, perché non sarà tanto vintage, sarà anche moderno. E niente, e partiamo. Partiamo. Lavoro su questo tipo di mobile mi metto sempre i guanti, non per altro ma perché non so cosa trovo sotto. Alcune volte questi quadrotti sono solamente incollati, altre volte hanno anche dei chiodi, quindi per evitare ci mettiamo i guanti da lavoro. Io utilizzo il mio phon termico, se non avete il phon termico usate un phon però sempre molto caldo. Vado con il phon a sollecitare la superficie per iniziare con una spatola o un martelletto a scollare. Più scaldo, più sciolgo la colla, meno rischio di deturpare la superficie. Vero è che io dopo uso Terra Magica, quindi qua comunque vado a coprire stuccando, però è sempre bene sui nostri mobili non andare mai a deturpare la superficie, non andare mai a scavare, a rompere. Perché? Perché potremmo sempre dover sverniciare e riportare il legno com'era all'inizio, prima del restyling. Quindi phon termico o phon caldo, si parte, si scalda bene, delicatamente. Io l'ho imposto a una temperatura di più o meno 250 gradi. Sicuramente ci sono dei chiodi e noi li possiamo già vedere da qua. Come vedete qua ce n'è 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi già sappiamo che andremo a scaldare ancora di più per staccare una colla perché sotto abbiamo dei chiodi. Mentre Emma lo scalda io piano piano inizio. Piano piano alziamo e togliamo. Purtroppo questa è la situazione che troviamo sotto, vedete? 6 chiodini e un truciolato. Questo sta a confermare il fatto che non sia un mobile di pregio, che si può tranquillamente colorare, che ora diventerà ancora più bello di prima. Purtroppo togliendolo non si può fare altro perché abbiamo messo tantissima colla all'epoca quando abbiamo creato, quindi c'è molta colla che si è portato via l'impellacciatura. Poco male, diventerà più bello. Iniziamo a decorare con Terra Magica. Come si crea? Si parte da una polvere molto intelligente perché in questo metodo riusciamo ad avere barattoli piccoli che ci consentono di ricoprire però grandi superfici perché ce le creiamo al momento quando ci servono, senza avere degli enormi secchi di paste modellanti già create. Quindi mettiamo la nostra Terra Magica in un contenitore. Io ne avevo solo più così perché l'ho già usata. Ovviamente con un barattolo come questo ci fai una parete anche di 3x4, dipende un po' dalla struttura del muro o del mobile, però è molto ampio. Una volta messa la polvere in un contenitore un po' alto, mettiamo
un po' di protettivo e un po' di acqua, in base alle vostre necessità. Perché dico questo? Perché ci sono delle volte in cui lavorate in verticale e avete bisogno di avere magari una pasta più rigida, e delle volte in cui lavorate in orizzontale e vi va bene anche un pochettino più lenta, liquida e che possa tranquillamente essere, diciamo, spalmata. Ci sono comunque tutte le indicazioni sull'etichetta in modo che voi possiate realizzarla proprio secondo la ricetta ideale. Un'altra cosa molto molto importante è che dovete ricordare che non si può assolutamente non mettere il protettivo. Perché? Perché il protettivo rende la nostra pasta molto molto unita e aderisce perfettamente a tutte le superfici. Infatti, se voi fate attenzione, aderisce anche alle superfici lucide come questa, che sono molto molto particolari di solito. Solitamente bisogna carteggiare e mettere dei fogli. Ora noi, con un'aggiunta di acqua, creeremo la nostra pasta. Ne aggiungo un po' per volta, perché proprio come vi dicevo prima, voglio gestirmi la densità. Grazie, Emma, aggiungi tu. Subito giro con un barattolo, uno stecchino di legno, quello che voi volete, e poi mi fermo, ma continuo con una spatolina. Perché con una spatolina? Perché questa ci aiuta a fare questa lavorazione, quindi schiacciare e capire quando la pasta è perfettamente modellabile. Per me adesso è a posto. Se devo rifarla posso creare la stessa densità o diversa. C'è ancora una cosa che voi potete fare con la nostra, diciamo, pasta di terra magica, e aggiungere all'impasto un po' di colore. Questo colore ve la renderà leggermente, diciamo, cremosa. Ovviamente se mettete del colore mettete un po' meno acqua. Allora Emma, mi passi per favore lo stencil? Sì. Così facciamo vedere su questo lato come lavoriamo la base. Io prima cerco di capire che cosa voglio realizzare. In questo caso ho uno stencil che crea proprio una, diciamo, non solamente una percentuale di decoro centrale, io lo voglio che continui. Quindi partiremo così, anche questo qua andremo più al fondo, se leggermente più al fondo va bene anche così, e poi una volta finito qua si ricontinua e si va avanti, rimanendo solo nei rettangoli. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa parte qua dove io ho questo buco devo prima andare a tapparla, perché altrimenti si vedrà. Quindi togli pure. Capito l'ingombro dello stencil, prendo la mia pasta e inizio andando a creare una base materica e stuccante. Però non mi fermo solo al punto in cui ho tolto i fregi. Vado poi a stendere la pasta anche sul resto del mobile. Così. Questo perché la texture materica deve essere un po' dappertutto, altrimenti sembrerebbe troppo finto. Così. Piano piano vado a lavorarmi tutta la superficie. Se volete potete mettervi anche un paio di guanti di plastica e lavorarla con le mani. Potete poi prendere un panno in microfibra e pulire i bordi dove non volete andare con la parte materica. Emma, fai vedere come lavoriamo la base con il guanto. In questo modo siete ancora più precisi e massaggiandola non avrete queste crestine che escono. Poi se vi piacciono ovviamente le lasciate. Però questo è il metodo, diciamo, più veloce e certamente manuale per creare una superficie bella, bella, omogenea e materica. Proseguo sul resto. Emma, vai intorno anche alla seratolina. Sì. Adesso mettiamo con lo stencil la pasta materica come prima. Guardate qua. Facile e veloce. Io sfrutto Emma che me lo tiene fermissimo. E sarà molto naturale perché vado appunto a creare questo disegno con l'aiuto dello stencil su una superficie che è già materica e quindi sarà ancora più moderno. Togliamo solo l'eccesso in modo che non ci siano mai sprechi, sapete che noi non lo vogliamo. E adesso alziamo. Se per caso avete sbavato, ricordatevi che con un pannettino umido si può tranquillamente pulire il bordo del mobile. Andiamo? Oh! Ora si vede poco perché siamo con uno stencil tono su tono con la base, ma tra poco, quando continueremo e poi andremo a decorare, sarà ancora più bello. Continuo.
Ed ecco il prossimo passaggio. Stendiamo su tutta la superficie una mano di protettivo per sigillare. Questo ci permette di preservare il disegno e ci fa rendere il nostro affresco fatto con terra magica meno poroso, meno assorbente. Posso lavorarlo meglio senza rischiare che sfrigoli. Non vi preoccupate se sulla superficie sono venute fuori delle macchie gialle, perché è normalissimo, questo fa proprio parte del processo ed è tannino, cioè la polvere va, diciamo, ad assorbire quello che c'è nel legno sottostante e lo fa diventare giallo. Tanto poi lo coloreremo, renderemo sicuramente questo affresco diverso ed è normale. Vediamo come si fa. Protettivo, quello che volete voi, o lucido satinato, leggermente diluito. Lo si passa bene su tutta la superficie. Non grattate troppo, perché tanto comunque stendendolo, come potete vedere, lui viene assorbito dalla superficie. Io vi consiglio sempre di sigillare la vostra terra magica, perché quando poi dopo andrete a stendere il colore sarà molto molto più facile anche diciamo acquerellare, anticare, sarà tutto più facile e inoltre saremo sicuri che non sfrigola. Adesso la stendo su tutto il mobile e poi iniziamo a colorare. Parto stendendo il Lucky Forest su tutta la struttura, mi lascio la parte che abbiamo creato con la terra magica che faremo dopo in un altro colore. Utilizzo il pennello Elizabeth e mi aiuto con anche dei pennellini piccoli del nostro set per le parti più strette. Daremo 2 mani piene su tutta la struttura. Seconda mano di Lucky Forest sempre puro su tutta la parte della scocca e io mi comporto come prima, stendo anche qua una mano pura perché mi aiuta a essere anche più strutturata sulla superficie con la vernice. Uso sempre il pennello Elizabeth in modo da non avere troppi segni, perché io qua nella parte della struttura voglio essere abbastanza liscia, e allungo in modo che la pennellata sia proprio bella e fluida. Non voglio poi avere troppi segni. Questo pennello mi aiuta sicuramente. Continuo su tutto il mobile. Ora facciamo la parte interna, quella decorata col dark sand, perché vogliamo comunque colorare e dare una passata di tonalità neutra. Usiamo il pennello a punta perché va bene in profondità e sicuramente questo tono che voi vedevate di giallognolo rimarrà sotto, perché ricordate, in questo caso il protettivo funge anche da blocco, da sigillo per la base. Guardate che bel tono. Il dark sand è una tonalità particolare perché a tratti vira sul freddo, sul grigio, invece a volte rispecchia anche i toni caldi che sono in casa e diventa molto più caldo, quindi rispecchia la luce e le finiture che già avete nella vostra casa. Sceglietelo perché copre molto bene ed è veramente un colore di tendenza. Noi lo stendiamo qui e anche sui laterali. Adesso facciamo una delle prime 3 passate che porteranno fuori il nostro affresco. Prendo un po' di Lucky Forest, poco perché ne serve pochissimo, tipo un cucchiaio, e lo miscelo con un po' di acqua. Dopo questo cucchiaio di colore mettiamo acqua, almeno altrettanta. Perché? Perché si chiama lavaggio quando è colore molto diluito, del 20, 30, 40, 50%, anche 100%. In questo caso io voglio creare un colore molto 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 annacquato che mi permetta di fare questa bella sfumatura che io voglio creare in questo momento, e utilizzerò, oltre che il colore molto diluito come sto facendo in questo momento, anche un altro colore che è il London Fumé, carta e uno straccio umido molto strizzato. Inizio stendendo il colore in modo decisamente casuale ma omogeneo. Come potete vedere vado al lato, non importa se poi dopo scavallo, tanto comunque è sempre lo stesso colore, poi sarà comunque molto piacevole anche l'acquarellatura un po' sbavata.
e cerco di andare dappertutto con questa tonalità che mi aiuta proprio a creare una sfumatura, uno sfondo. Tra poco vedrete come vado a toglierla, perché non farò il semplice lavaggio classico, ma utilizzerò un'altra tecnica un pochettino più particolare che lascia degli effetti molto belli su Terra Magica. In realtà è un nuovo prodotto che ci permette di ottenere nuove sfumature. Cerchiamo di capire che quando tu diluisci al 100% il colore, in realtà Magic Paint, perché non è una texture che puoi raggiungere con tanti marchi, come sto facendo adesso io, vedete che in alcuni punti ho del verde più chiaro, poi quando si diluisce diventa quasi un ottanio, è una tonalità che ti dà veramente molte soddisfazioni e cambia tantissimo. Vedete che adesso non sto più prendendo colore, sto trascinando quello che ho già preso prima, anche in questi punti dove manca. Bisogna però fare attenzione in questo primo passaggio perché il colore va veramente steso ovunque. Deve essere trascinato dappertutto. Guardate. Deve proprio solcare ogni punto. Così. E deve assolutamente essere omogeneo dappertutto. Perché è in profondità che va il colore più scuro e quindi è in profondità che noi vogliamo fare questo effetto. E voilà. Ora cerco di togliere via eventuali accumuli, così, quindi raccolgo, picchietto, un po' come se il pennello aspirasse dalla base il colore, sempre perché altrimenti andrebbe sprecato, no? Perché andrebbe nella carta, nella spugna e noi non vogliamo mai sprecare nulla. E una volta finito questo passaggio di esportare l'eccesso, passo allo step successivo. Carta che va delicatamente ad assorbire e che crea una texture, usa la stessa carta anche dall'altro lato per non sprecare. Questo è il motivo per cui mi sono messa anche i guanti. E ora tampono per portare fuori alcuni punti. In alcuni punti voglio che resti più colore e in questo la Terra Magica mi aiuta a ottenere proprio questo passaggio fantastico. In altri punti invece asporto un po' di più e se voglio asportare ancora di più prendo il mio panno in microfibra strizzato e vado a fare questo delicato lavoro. Poco, perché la Terra Magica comunque deve proprio creare questo effetto lavorato, anticato. Ecco qua. Non vi preoccupate se qualche pezzettino se ne va, ci sarà sempre sotto la scorta e questo può capitare perché a volte ci sono dei piccoli grumini ed è del tutto normale. Guardate. Anzi, l'imperfezione se viene fuori è ancora più bella perché è ciò che lo rende veramente unico. Procedo sugli altri pannelli nello stesso modo e se per caso ho sbavato col mio pannettino mi basterà passare per farlo diventare di nuovo preciso. In questa bella ciotolina ho messo un cucchiaio di London Fumé e la rimanenza del Lucky Forest annacquato. Quindi in realtà ho fatto questo verde palude miscelando un po' di grigio e un po' di verde. Questo passaggio lo potete fare o non fare, lo potete fare con un colore anche più scuro del mio, più chiaro meglio di no, però vi servirà per dare alla base ancora più, diciamo, antico, più vintage, più vissuto, più pietra sporca. A me piace molto. Lo facciamo così, gocciolando. E poi prendiamo anche il phon. Lo facciamo anche andare un pochettino in giro se ci piace l'effetto acquerellato. Se invece non ci piace, no, ci fermiamo prima. Io una cosa che amo fare è sporcare di più in alcuni punti con più acqua rispetto ad altri. Se voglio sporcare di più col grigio mi basterà metterne un po' di più in alcuni punti, tanto poi comunque con l'acqua sporco e rimarrà più anticato. Però ricordate che è tutto una questione di equilibri, non c'è giusto o sbagliato, Anche lì ci sono colori che magari in casa vostra non stanno bene e un mobile del genere me lo volete fare con l'azzurro o col rosa. Quindi è una questione di equilibri. Io vado ancora a schizzare un pochettino sulla superficie e cosa intendevo quando dicevo acquerellare con un phon? Intendevo questo. Tecnica già vista e stravista che però qua
non sarà un acquerello, perché io lo cambio subito, sarà proprio una colatura su pietra. Come faccio a cambiarla subito? La blocco prima che asciughi del tutto, la blocco passando di nuovo la mia carta bella piatta e creerò un'ennesima sfumatura. Qua io ho voluto essere volutamente leggera col grigio, per questo l'ho un pochettino alleggerito, non volevo avere un grigio troppo scuro, troppo profondo. Mi piace molto il fatto che sia casuale, se voglio asportare ancora un pochino lo posso fare sempre con la carta così un pochettino più piena, e in questi punti è bellissimo il fatto che il grigio diluito si intravede anche attraverso il verde. Vi basta però andare a lavorare su livelli quando il primo è asciutto. Quindi se volete ancora enfatizzare, il mio consiglio è di prendere il phon, asciugare bene questa spruzzata di grigio e poi se non vi basta o se avete tolto troppo, ripassate la seconda volta. Lo step che sto per fare ora lo faccio solitamente su altre tecniche, sui lavaggi di colore, sui fregi, per fare magari dei dry brush su superfici piatte e renderle magari più vintage o magari più graffiate. Qua oggi invece serve tantissimo perché su una superficie materica come questa è ciò che darà la luce e metterà in rilievo tutto quello che io voglio far vedere di più. È una tecnica dove tu, per cogliere veramente da vicino il dettaglio, devi proprio stare qui, perché qua vedrai la macchiolina, vedrai la puntina, vedrai il fregio che esce fuori, non ti aspetti, no? Non capisci come sia possibile che sia così spesso questo fregio, dici ma non è un fregio, cos'è? Quindi per vedere bene i dettagli, poi Franco doveva fare delle belle foto. Scherzi a parte, uso dry brush con dark sand. Gioco di parole per dire che uso questo pennello asciutto, quindi dry brush, pennello asciutto, per fare delle velature di colore col dark sand, che è un tono veramente molto bello di sabbia. Potete divertirvi veramente a utilizzare il pennello in tutte le direzioni, basta che andate a soddisfare la vostra voglia di mettere in rilievo la base. Ora non coprirete perché andrete a mettere veramente in rilievo le parti grigie, le parti verdi, tutto. Guardate, è bellissimo questo effetto. Basta farlo proprio scegliendo il colore con cui farlo. Io ho scelto il dark sand perché non volevo un colore troppo chiaro e ho scelto anche di mantenere tante cose che magari qualcuno di voi avrebbe tolto. Questa pietrina, alcune puntine che vengono fuori. Secondo me queste sono proprio ciò che fanno di un restyling l'unicità. Un restyling non deve essere perfetto, un restyling deve essere perfetto per noi e ciò che ci piace deve rimanere. Non vi fate mai dire da nessuno se è giusto o sbagliato, mi raccomando, decidete voi cosa è giusto e cosa è sbagliato. Guardate che differenza tra questa parte che io ho illuminato, soprattutto la parte della base, e questa parte che invece è ancora piatta perché non ha ancora ricevuto il dry brush. E guardate come mettiamo in rilievo il tutto piano piano. Questo è un passaggio molto bello, vi consiglio di farlo quando avete della bella luce perché ve lo godete proprio, è un passaggio secondo me molto elegante ed è proprio rilassante. E voilà, io continuerai per tutta la sera. Adesso faccio gli altri riquadri. Manca qualcosa, manca un bordino che riprenda il marrone del mobile. Non dobbiamo fare questo errore, cioè essere troppo monotematici. Quindi con la mia levigatrice super, che aspira benissimo e non fa polvere, e la batteria a parte, la posso appoggiare così non faccio fatica, passo la levigatrice sugli angolini. Ho messo sotto una grana 180, quindi molto sottile perché non voglio far uscire troppo legno. Partiamo. Ora mi piace molto. Questo decapé secondo me ha reso il mobile leggermente più movimentato, anche se sempre discreto. Cera jasmine con un pennello dedicato alla cera per proteggere il tutto. Mi raccomando, non fate con la cera jasmine errori del tipo strisciate o comunque spalmate non belle omogenee. Adottate lo stesso metodo che utilizzate con il colore. Quindi se la stendete così, con la pennellata incrociata, è molto valido.
perché comunque non dimentichi neanche un centimetro di mobile, però devi sempre ricordarti alla fine di poi allungarla seguendo le forme del mobile. In questo modo non avrai poi segni antiestetici quando poi la cera asciuga e non farai fatica a massaggiarla. Quindi io adesso faccio tutto il mobile usando questo metodo, no? Della pennellata incrociata, e adesso ti faccio vedere come la liscio per avere una finitura vellutatissima. Così. Anche contro luce noterai che si vedono solo delle pennellate di un bel pennello che ha creato un restyling molto molto bene, nel senso che la pennellata quando è curata e si vede è un valore aggiunto. Una bella pennellata liscia e vellutata è il valore aggiunto di un bel restyling, perché si nota la maestria di chi l'ha fatto. Quindi non dovete disegnare la pennellata quando è bella. Ora io prendo il mio bel pennello e vado dappertutto, ovviamente anche nel punto in cui fregi, così. Vado quindi sia sulla parte dorata che sulla parte dove io ho fatto tutta la mia lavorazione. Ed è ovvio che adesso escono fuori tutti i colori nella loro bellezza, tonificati, vellutati. Guardate che bello. Anche qui mi raccomando, seguite il consiglio di fare la pennellata incrociata con la cera, così non andate a dimenticare neanche un centimetro di superficie. Ora finisco tutto il mobile e poi ve lo faccio vedere ambientato come sempre. E anche questo restyling è finito. Allora, l'abbiamo messo su una parete chiara per farvelo vedere anche in un ambiente più neutro, però secondo me è un mobile che sta anche bene su pareti di mattoni, di pietre, anche su pareti più scure, e mi piace moltissimo anche vederlo totale, quindi che ne so, parete Lucky Forest con il mobile Lucky Forest davanti, secondo me spiccherebbe ancora di più. È un restyling secondo me anche molto delicato, non è troppo impattante, nel senso che è discreto e da intenditori, perché tu noti la delicatezza della lavorazione soprattutto quando ti avvicini e vedi questi dettagli, perché il Lucky Forest in questi punti dove si è, diciamo, addensato ha creato delle sfumature ancora più forti, quasi ottaneo, quasi a volte tendente al blu, che in altri punti dove invece era più sottile non c'è. Quindi guardatelo bene da vicino se potete, grazie alle foto di Franco. Nulla, vi ricordo che i prodotti utilizzati li trovate sul sito elisiron.com, l'unico sito italiano che rivende Magic Paint, o dai rivenditori autorizzati che trovate sul sito magicpaint.it divisi per regione. Ma non lo trovate? Su Amazon. Su Amazon mai, perché è una scelta aziendale. Ora beccatevi la carrellata di foto e al prossimo restyling. Ciao! Ciao!